Buongiorno a tutti e buongiorno a tutte, andiamo assieme alla scoperta della street art e se riesco anche di un po' di writing a Bari. Bari, città clamorosa, se non siete mai stati qua vi consiglio di organizzare un viaggio non solo per la street art, anche per la città di per sé. Sono qui per la terza volta, la prima volta ero adolescente, mi ricordo strade tutte taggate, ma ai tempi ero piccolo quindi non capivo bene di cosa si trattasse. Sono tornato l'anno scorso, 2 anni fa, mi ricordo assolutamente che c'erano tantissimi poster, tantissime tag nuove, tantissimi sticker. Sono stati diversi gli attacchi urbani negli ultimi anni, infatti camminando anche per il centro storico si possono incontrare un sacco di poster, un sacco di sticker e qualche stencil, alcuni nomi per esempio sono Merio, c'è qualcosa di Ogre e tanti altri nomi che pian piano andremo a scoprire. È fondamentale secondo me iniziare a comprendere la città e la sua arte urbana, perché qui c'è un quartiere San Paolo dove ci sono dei muri giganteschi. Ho dedicato un video ad hoc a quel quartiere e quindi non li vedrete all'interno di questo video, però il mio consiglio è di godersi prima questo video, perché qui racconterò tutti i progetti che hanno preceduto i grandi murales di San Paolo ed è importante comprendere davvero l'anima della città. Detto tutto questo, fatta la mia solita introduzione, iniziamo a scoprire un po' la street art a Bari. And dunked on. We gon' leave you beat up, bullied and dunked on. We said we only rock with Mavericks. If you a clone, then step off the canvas. Lest you get beat up, bullied and dunked on. We gon' leave you beat up, bullied and dunked on. Excellently, it was pressing to me. A pochi passi dal mare, in Piazza Diaz, si può trovare un'opera dedicata a San Nicola, realizzata dall'artista Mau Paul nel 2016. Nonostante il muro abbia ormai quasi 10 anni, è rimasto pulito, non è stato taggato, quindi è ancora ben visibile. Alle mie spalle invece è possibile vedere un'opera di 108. Poi tutto questo edificio è un'opera intera, astratta, non è il massimo secondo me, però ci sta dentro. In questo caso il santo si trova tra due sponde, la sponda est e la sponda ovest, e funge da ponte. Non ho ben chiaro quale sia il significato dell'opera, però provando a interpretare, ascoltando anche un po' in giro quello che c'è a Bari, quello che si dice a Bari, potrebbe essere una rappresentazione del ponte fra Bari e la Russia, proprio grazie a San Nicola. Insecure in your position, so you checking up. Take the front without the rear, out of love or out of fear. I ain't got no competition. Per avvicinarsi a Bari Vecchia di solito si passa da Corso Vittorio Emanuele ed è qui che si trova un'altra opera che si mimetizza perfettamente con il paesaggio urbano, perché quasi nessuno si rende conto di trovarsi davanti a un'opera di street art. Alle mie spalle, oltre il sole, c'è il Palazzo dell'Economia di Bari, forse l'ex Palazzo dell'Economia di Bari. Ho anche chiesto a due ragazze che erano qui sedute se si fossero accorte che era un'opera di street art. No, non ci hanno fatto caso. Questo è un muro di Stan LX, che è un'opera astratta, quindi è più difficile da comprendere, però è sicuramente di grandissimo impatto. La street art a Bari gira attorno ad una figura importantissima, e cioè la figura di San Nicola, il santo patrono della città. Nel lontano 2013 Osmo, artista ormai famoso a livello internazionale, è passato a Bari ed ha dedicato un muro proprio a questo santo, realizzandolo in 3 sue diverse versioni. Come detto, il muro è del 2013, quindi sono passati più di 10 anni ed è quasi totalmente cancellato. Ancora qualcosa si vede. Oggi incredibilmente ho avuto fortuna, quindi non c'è del disagio assurdo e c'è una luce perfetta per vedere almeno 2 delle 3 rappresentazioni. Ci sono state delle persone che hanno capito quanto fosse importante questo muro, cioè parliamo di inizio street art a Bari, e hanno provato a parlare con il sindaco per chiederne la salvaguardia o il restauro, ma non è stato fatto nulla, proprio nulla. E quindi qui si va ad aprire il solito dibattito: è corretto o non è corretto salvaguardare le opere? È giusto o non è giusto restaurarle? In questo caso secondo me si potrebbe ragionare su una salvaguardia, perché parliamo davvero di qualcosa di molto
molto vecchio con un valore simbolico per la città. Piuttosto che mettere i plexiglass davanti a opere del 2024, meglio cercare di trovare una soluzione per opere del 2013 che sono veramente molto importanti. Ho raggiunto il Parco Rossani. Su questo parco si affaccia l'ex caserma Rossani, che è uno degli spazi più importanti quando si parla di graffiti writing e street art a Bari. Infatti qui si trovano alcuni dei muri più vecchi e dei muri più significativi. Non sono sicuro nel dire questa cosa, però lo dico lo stesso. Quello che ho capito, in questo spazio si sono mossi i primi passi veri verso quella che poi è diventata la street art di Bari, poiché come ben sappiamo e come dico molto spesso, gli spazi occupati sono delle focine per gli artisti, sono gli spazi liberi in cui possono evolvere la propria arte e fare dei tentativi che magari al di fuori hanno più difficoltà a fare. Ho letto che nell'ultimo periodo alcuni degli spazi occupati sono stati sgomberati perché il progetto nuovo prevede la nascita e la creazione della nuova sede dell'Accademia delle Belle Arti di Bari, proprio qui dove sorge lo spazio occupato. Come sempre la domanda che io mi faccio è: chissà se quando sorgerà questa nuova accademia verranno salvati i muri oppure verranno strappati, decontestualizzati o magari verranno messi in mostra, chi lo sa. Sulla parte esterna di questa caserma occupata, adesso gireremo e lo vedremo, c'è un muro che è presente da qualche anno, Elia Stagno, un artista spagnolo nel cui stile si possono riconoscere un po' di richiami. Per esempio c'è un richiamo a Kettering, ma c'è anche un po' di richiamo a Picasso. È un'opera che resiste da un po' di tempo, quindi speriamo che continui a resistere. L'altro muro, che è quello che vi sto mostrando alle mie spalle, è un muro di Sam Tres, credo sia Sam Tres perché è spagnolo. Ad osservarlo sembra di una semplicità disumana, ma in realtà il messaggio è molto più complesso. Infatti è una fortissima critica al consumismo. Si possono vedere come tante persone si ammassano cercando di conquistare il cerchio centrale, mentre solo uno rimane in disparte da solo, l'unica persona che riesce a capire che cos'è il consumismo e non diventarne vittima. Purtroppo anche questa volta non sono riuscito ad entrare, lo trovo sempre chiuso, magari sbaglio, io dovrei provare a bussare da qualche parte ma non capisco dove, quindi non posso mostrarvi l'interno, mi dispiace molto perché proprio quest'anno sono stati fatti un po' di muri dentro, ma ame. Mentre sto cercando di raggiungere la mia prossima tappa in quel di Bari, ci tengo a ricordarvi che questo video è offerto da Disagismi Urbani, che sono sempre io che mi autofinanzio. Disagismi Urbani è la mia newsletter, ma anche il mio podcast, che potete ascoltare su tutte le piattaforme. Andiamo a vedere la prossima tappa. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. Spostandosi fuori dal centro di Bari, andando verso via Fanelli, potete mettere tipo Bar Greco come indicazione, si arriva all'ex liceo Socrate, che è uno spazio occupato dove si trova uno dei muri più belli della città. L'opera alle mie spalle è di blu ed Erika Elkane ed è ancora in buono stato. È capitato molto spesso in passato che i due dipingessero a quattro mani, ultimamente molto meno, però va bene così. Quello che sappiamo è che entrambi usano il muralismo per cercare di mandare dei messaggi magari anche antagonisti e usano ancora questa arte come mezzo di protesta, cosa che ormai sta sparendo. Quello che è rappresentato qui a Bari è un gigantesco omaggio all'odissea che i migranti devono vivere ogni volta che tentano di raggiungere un altro paese, specialmente se passano attraverso il mare. Lo spazio infatti oggi è occupato sia da migranti che da rifugiati. Quello che si può vedere sono degli animali tipici dello stile di Erika Elkane che cercano di sfuggire dai problemi della città, che in questo caso è distrutta, sommersa dall'acqua, cioè dal mare. Tutta la città e l'acqua invece sono dello stile più tipico di blu. Insomma, questo è uno dei muri più belli secondo me di Bari, spero rimanga ancora per un po', quindi vi consiglio il prima possibile di venire a vedere. There's no mercy in this world, just hunger thirsty persons in different versions. Each new update that shit worsens. Why? Pull back
the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your own tissue. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Beh, Bari è sempre bella, sempre un sacco di cose da scoprire e camminando si trovano sempre un sacco di cose nuove. Il video si conclude qua, io spero vi sia piaciuto. Come sempre, ci vediamo al prossimo. Ciao! I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. That's it, the end of the song. Next time you'll sing along. Trust me, there's nothing wrong. I just need to carry on.